Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di calciomercato in casa Inter perché Joao Cancelo è sempre più vicino a vestire nuovamente la nostra maglia. Andremo a vedere tutti i dettagli di un'operazione che potrebbe davvero sbloccarsi nel giro di qualche giorno. Non è l'unica situazione in casa Inter, ci sono anche delle possibili uscite, tra qualcuna un tantino più importante e quelle che potremmo definire delle uscite minori che corrispondono poi ai nomi di Valentin Carboni e Muaremovic. Ovviamente prima di iniziare il contenuto, come al solito, vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale, operazioni molto semplici che però danno un grandissimo contributo, quindi sono davvero due semplicissimi click. Iniziamo appunto dal nome più in voga in questi giorni, quello di Joao Cancelo. L'Inter e la Al-Hilal sarebbero vicine ad un accordo. Ricordiamo, il calciatore percepisce 15,3 milioni di parte fissa a stagione, l'Inter sarebbe disposta ad investire 3 milioni per un prestito fino a giugno. La parte restante, circa 4,5 milioni, toccherebbe appunto versarla all'Al-Hilal, versarla al calciatore. La squadra araba però si è detta disposta a versare il 60% dello stipendio, perché l'Al-Hilal, ecco, andrebbe incontro alle esigenze dell'Inter, perché Joao Cancelo ha giocato pochissimo da quando è arrivato Inzaghi. Prima c'è stato un battibecco col tecnico, poi c'è stato un infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana. Ora praticamente il tecnico si è trovato a dover lasciare un calciatore fuori dalla lista per la seconda parte del campionato ed è rimasto fuori Joao Cancelo, quindi è un calciatore che l'Al-Hilal cerca comunque di cedere il più presto possibile. L'Inter si è dimostrata la squadra più interessata a prendere Joao Cancelo, perché c'era la Juventus che ha chiesto delle informazioni anche alla gente, però non si è mai mossa, ecco, con decisione sul calciatore, e c'era il Barcellona che però, ecco, ha mostrato meno interesse rispetto a quello mostrato dall'Inter, anche perché la nostra squadra, sappiamo, ha la necessità in questo momento di inserire un quinto a destra, ed ecco che Cancelo può andare un po' ad essere il diktat del calciatore ideale da inserire a gennaio, quindi un calciatore che ha già una certa esperienza, se fisicamente dovesse star bene, come sembra, sappiamo quello che può dare, perché dal punto di vista tecnico ci sono pochi dubbi sul calciatore, e soprattutto non andrebbe a togliere comunque gran parte delle risorse per investire poi a giugno, ecco, con l'Inter che tapperebbe il buco, tra virgolette, della rosa. Avrebbe comunque una doppia opzione sulla corsia di destra tra Luis Enrique e Cancelo fino al rientro di Dumfries, e può poi programmare in tutta tranquillità anche poi in ottica giugno, dove sicuramente, ecco, qualcosina andrà fatto su quella corsia. Tra l'altro si era vociferato anche di un eventuale diritto di riscatto. Come l'Inter però potrebbe accontentare le richieste economiche del calciatore, perché naturalmente con l'Al-Hilal non ci sarebbero grossi problemi, ecco, essendo un 31enne, essendo un calciatore in uscita e che poi è in scadenza nel 2027, insomma non sarebbe un problema trovare l'accordo per il cartellino. Eventualmente l'Inter potrebbe spalmare il restante ingaggio che Cancelo percepirebbe dall'Al-Hilal fino al 2027, lo potrebbe spalmare su più anni. Non credo che l'Inter sia interessata però al diritto di riscatto, per il semplice fatto che comunque un calciatore 31enne significherebbe investire un bel po' di milioni, perché comunque con 15,3 milioni all'anno, rimanendo soltanto sulla parte fissa, quindi escludendo i bonus, significherebbe comunque fare un contratto magari fino al 2028 o addirittura fino al 2029, un contratto comunque importante che poi porterebbe Cancelo ad essere uno dei più pagati della rosa. Insomma, non credo che l'Inter e soprattutto OH3 sia intenzionato a fare un investimento del genere, quindi Cancelo può essere, diciamo, un po' la pezza al problema per i prossimi 6 mesi, essere coperti e giocarsi tutte le chance da qui a giugno tra campionato, Champions e perché no anche Coppa Italia, non ripetere l'errore fatto lo scorso anno, però ecco, investire 3 milioni, non fare grossi investimenti poi per l'ingaggio di un calciatore già oltre i 30 anni. Si è vociferato di un Inter che
potrebbe fare qualcosa anche in difesa. Il nome di Muaremovic, come ecco, diciamo da qualche giorno, un nome che circola anche tra la stampa, ecco, nei vari media, è un nome che però potrebbe essere valido più per giugno che per l'immediato, sia perché il Sassuolo non vuole cedere subito il calciatore, sia perché il 50% andrebbe alla Juventus e quindi fare un investimento su Muaremovic significherebbe allo stesso tempo dare tra virgolette contante fresco alla Juventus per investire in questo mercato di gennaio, ed è un qualcosa da non sottovalutare. E secondo me c'è l'altro aspetto, che l'Inter potrebbe trovarsi in questo momento più che coperta, perché anche quando tornerà Dumfries l'Inter potrebbe utilizzare le opzioni Dumfries, Cancelo sulla destra. Luis Enrique è utilizzabile anche a sinistra, anzi Luis Enrique nasce da esterno sinistro d'attacco in realtà, quindi potrebbe fare il vice di Marco. Con il ritorno di Dumfries, Carlos Augusto potrebbe essere utilizzato principalmente da vice bastoni, ed ecco che almeno dal punto di vista numerico l'Inter non avrebbe necessità di intervenire subito per quanto riguarda il reparto arretrato. Naturalmente è una necessità che ci sarà poi a giugno, dove vanno in scadenza Darmian, che ricordiamo può essere utilizzato anche da terzo di difesa, De Vrij, Acerbi, e quindi ecco potrebbe poi rimandare l'investimento per il difensore. C'è però un'altra situazione. Acerbi piace ad Inzaghi e non è certo un mistero, l'Al-Hilal potrebbe fare un tentativo in questo senso. Sembra però difficile che l'Inter possa cedere il calciatore, anche perché finora in questa stagione, nonostante un calciatore che va in scadenza a giugno, è stato comunque importante. Chivu si è affidato tanto ad Acerbi, per quanto Akanji stia dando comunque delle certezze da centrale della difesa 3, risulta effettivamente difficile che l'Inter possa privarsi di Acerbi a stagione in corso. Ed è un discorso che può valere anche per De Vrij, anche se lì poi ecco la situazione cambia, perché Chivu abbiamo visto non ha dato tantissime chance a De Vrij, è stato comunque un rincalzo anche con l'infortunio di Acerbi, è stato spostato Akanji al centro, ma De Vrij non ha avuto tantissime possibilità. Ecco che lì forse, se dovesse esserci un interesse, l'Inter potrebbe aprire alla cessione del difensore olandese, che ricordiamo anche lui va comunque in scadenza a giugno. Al momento Cancelo è vicino, per le altre soluzioni comunque non c'è questa necessità immediata, l'Inter può tranquillamente valutare quale può essere con la strada migliore. Ci sono invece delle situazioni per quanto riguarda gli affari in uscita. Valentin Carboni tornerà dal prestito al Genoa e visto che lì non ha trovato spazio e che De Rossi non stava puntando su Carboni, e andrà nuovamente in prestito in Argentina al Racing Avellaneda, quindi la squadra di Diego Milito. E c'erano degli interessi anche in Italia, Cagliari, Verona, Lecce, però ecco ha pesato soprattutto la volontà del calciatore di andare in prestito in Argentina. Situazione invece Thomas Palacios, l'Inter vorrebbe cederlo anche perché praticamente nessuno ha puntato sul calciatore. È stato fatto un investimento relativamente anche importante, 6 milioni e mezzo più bonus che potevano arrivare complessivamente a 10 milioni, però insomma né Inzaghi prima né Chivu poi hanno mai puntato su Palacios, che ricordiamo in questo momento è infortunato, tornerà nelle prossime settimane, l'Inter lo cederebbe volentieri. In realtà quello che però si scontra un po' con l'idea dell'Inter è la volontà del calciatore, che in questo momento sembra non voler lasciare Milano. Ecco che qui torniamo a quel vecchio discorso di un'estate, quella del 2024, dove si sono fatti degli investimenti che poi si sono rivelati praticamente quasi del tutto errati. Josef Martinez, che è un buon portiere, però poi abbiamo visto non si è mai puntato su di lui, e quindi insomma l'utilizzo di Josef Martinez non ha giustificato l'investimento. E stessa cosa per Thomas Palacios, che non abbiamo praticamente mai visto, arrivava per essere il vice Bastoni, ma insomma se due allenatori non hanno puntato mai su di lui, se è stato sempre e comunque pronto a partire, o meglio l'Inter lo avrebbe fatto partire volentieri, ecco che anche lì non si è rivelato proprio un investimento azzeccatissimo quello di Thomas Palacios. Chiudiamo anche con Frattesi, c'è il Fenerbahce che sembra sempre più interessato, l'Inter considera la cessione, ma giustamente sottolineerei lo fa soltanto per incassare, quindi cessione immediata per una cifra intorno ai 35 milioni oppure prestito con obbligo di riscatto, cosa che
come dicevamo qualche giorno fa, la Juventus non vorrebbe fare. C'è invece il Fenerbahce che sta provando, ecco, ad accelerare i tempi per l'eventuale operazione, almeno è quanto si legge sulla stampa, sui quotidiani in edicola oggi, e poi dovrebbe convincere Frattesi anche con un ingaggio importante. Dal mio punto di vista, cedere Frattesi a 35 milioni in questo momento sarebbe un'operazione perfetta per l'Inter, per il semplice fatto che non è un calciatore scarso, perché poi Frattesi ha dimostrato di avere delle qualità, è un calciatore che non serve in questo momento per la struttura tattica dell'Inter. Ogni qualvolta viene impiegato comunque un calciatore che non è mai nel vivo del gioco, molto spesso sembra davvero un corpo estraneo alla squadra, quindi non riesce ad integrarsi da mezzala nel centrocampo dell'Inter, e allora cederlo a 35 milioni, evitare comunque di un po' perdere l'investimento fatto sarebbe sicuramente un'ottima operazione. Tra l'altro, dal punto di vista numerico, l'Inter non avrebbe neanche la necessità poi di sostituirlo subito, quantomeno in questo mercato di gennaio. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Cosa ne pensate di questo affare Joao Cancelo con l'Inter che investirebbe 3 milioni per assicurarsi il calciatore per i prossimi 6 mesi? Dopodiché, naturalmente a giugno andranno fatte altre valutazioni sul quinto a destra, anche in virtù di quella che poi sarà, di quello che sarà il destino di Denzel Dumfries. Insomma, discutiamone nella sezione commenti di questi ultimi movimenti in casa nerazzurra. Come sempre, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!